C'è un aspetto che emerge dalle ultime partite dell'Inter, che all'inizio poteva sembrare una semplice scelta momentanea, magari un test, un qualcosa, legato alla gestione delle forze o una rotazione come tante altre. Ma quando quello stesso aspetto si ripropone più volte con costanza, allora è un dettaglio che smette di essere semplicemente un caso e diventa probabilmente un segnale concreto che merita attenzione. Francesco Acerbi è rimasto in panchina per 3 partite consecutive, un fatto insolito per un giocatore che da quando è arrivato a Milano è sempre stato considerato e si è sempre anche dimostrato un punto di riferimento, un pilastro, per la difesa nerazzurra. Ho detto fatto insolito, ma in realtà se vogliamo è anche forse un passaggio in qualche modo naturale, considerando che comunque Acerbi, lo sappiamo, lo ripetiamo, è in scadenza nel 2026, questa è con ogni probabilità la sua ultima stagione in nerazzurro e quindi è giusto che l'Inter comunque si stia muovendo e stia iniziando a guardare al futuro. È quindi un segnale che ci racconta sicuramente che qualcosa sta cambiando a livello di gerarchie interne, nelle esigenze tattiche anche del mister Christian Chiu e inevitabilmente anche nelle valutazioni che la società, che la dirigenza sta facendo in questo momento in ottica mercato e che dovrà insomma continuare a fare per arrivare pronta poi alle prossime stagioni. E allora in questo nuovo contenuto, amiche e amici nerazzurri, ci concentreremo proprio su questo, torneremo a parlare del discorso legato al reparto difensivo e lo faremo proprio in chiave Acerbi, ma non solo, perché insomma stiamo vedendo comunque delle cose diverse, delle cose inaspettate sotto la guida di Christian Chivu, delle scelte inaspettate. Sicuramente, ribadisco, questa situazione di Acerbi merita attenzione e quindi cercheremo di capire che cosa sta succedendo con questo difensore. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di continuare a sostenere, come fate ogni giorno, il progetto Passione Inter con un like al video, l'iscrizione al canale e ad entrare a far parte del nostro mitico club di Passione Inter. Potete anche scansionare il QR code che trovate qui sopra. Allora partiamo ragazzi. Come sempre io partirei dai dati, perché sicuramente ci danno una fotografia chiara della situazione. Allora, ovviamente presi da Transfermarkt, questi sono è la panoramica diciamo di questa stagione di Acerbi. Prime 10 giornate di campionato più le partite di Champions League, l'ultima, quella contro il Kairat giocata proprio questo mercoledì. Allora, il dato che salta all'occhio è quello che stavo dicendo poco fa, ossia che Acerbi viene da 3 partite consecutive in panchina. Sono andata un po' a spulciare quelle che sono state le, stagioni precedenti di Acerbi. Non è mai successo da quando è arrivato all'Inter che potesse fare 3 panchine consecutive, diciamo senza esserci di mezzo un infortunio. È successo solo il primo anno, quando è arrivato in nerazzurro, che tra campionato e Champions League comunque ha fatto 3 partite forse, proprio 3 partite consecutive in panchina, dopodiché non è più successo se non ovviamente quando ha avuto dei problemi fisici. Quindi quando parliamo di pilastro della difesa, quando parliamo di giocatore veramente, imprescindibile, che lo è stato imprescindibile soprattutto sotto la guida di Simone Inzaghi che lo ha voluto all'Inter, non è un caso perché appunto è sempre stata una garanzia e tra l'altro si è sempre fatto trovare pronto nel momento in cui è stato chiamato in causa. Quindi parliamo comunque di un giocatore fondamentale. Questa situazione che si sta delineando in queste ultime giornate ci fa pensare. Nella totalità di queste prime giornate Acerbi su 10 partite di campionato ne ha giocate 6 da titolare, per il resto è rimasto in panchina e in Champions League su 4 partite ne ha giocata soltanto 1 per 90 minuti, per il resto tutta panchina. Quindi comunque sono dati che ci portano sicuramente in una certa direzione che non possiamo, diciamo, far finta di non vedere. Il punto di svolta in tutta questa situazione sembra essere stato il match, lo scontro diretto contro il Napoli. Quella è stata una serata nella quale, diciamo è stata una serata complicata forse per Acerbi, non solo per Acerbi, ma in generale per tutta l'Inter, però la prestazione di Acerbi sicuramente non è stata forse all'altezza. In realtà diciamo che un segnale di quello che stiamo dicendo ora era arrivato già contro l'Union Saint-Gilloise, quindi nella partita precedente allo scontro diretto con il Napoli.
perché nel momento in cui, lo ricordiamo, gioca titolare De Vrij, nel momento in cui c'è il cambio, esce De Vrij, Chivu fa entrare Akanji e mette Bissek al centro della difesa. Quindi non fa il cambio ruolo per ruolo, se vogliamo, cioè lo è perché in realtà anche Akanji può fare quel ruolo, però in linea generale sappiamo che abbiamo Acerbi, De Vrij, Akanji, Bissek, quindi lui fa entrare Akanji e sposta Bissek, diciamo, al centro della difesa. Già quello secondo me è stato un segnale importante, però sembrava per l'appunto un test, no, sembrava poi insomma, semplicemente un modo per provare Bissek al centro della difesa, cercare di capire se potesse effettivamente, funzionare al centro della difesa. È un test che però, poi non si è concretizzato con il Napoli perché appunto Acerbi ha giocato titolare, ma si è concretizzato immediatamente dopo la partita contro il Napoli, che è stata quella con la Fiorentina, nella quale tra l'altro Bissek ha fatto un'ottima prestazione, molto bene al centro della difesa, parte titolare e poi viene riproposto immediatamente anche nella sfida successiva contro il Verona e poi nell'ultima di Champions League, quella contro il Kairat, ha giocato De Vrij e per l'appunto torniamo al discorso delle 3 panchine consecutive per un giocatore che veramente non era abituato, neanche lontanamente, a, insomma rimanere in panchina per così tanti minuti, per così tante partite. Quindi sicuramente Chivu in generale ha iniziato a fare delle scelte diverse e soprattutto, secondo me questo è importante, è un aspetto importante in questo discorso, ha mostrato e dimostrato anche una preferenza forse tattica, legata probabilmente a quella che è la gestione della linea difensiva da parte di Chivu. Bissek permette all'Inter sicuramente di tenere il reparto più alto, di costruire più in avanti e quindi di andare verso quella che è l'idea poi di gioco di Christian Chivu. Questa cosa l'avevamo anche già ripetuta e la ripetiamo spesso. Acerbi invece, dal canto suo, è un difensore che tende ad abbassare la linea, è più abituato ad una copertura maggiore verso la porta e con soprattutto, questo è l'aspetto fondamentale secondo me, con meno metri alle spalle. Questo nell'idea dell'Inter di Chivu, è limitante, nel senso può diventare limitante in alcune fasi della partita perché sappiamo che l'Inter di Chivu è un Inter che vuole recuperare palla più avanti e che soprattutto ha bisogno di difensori in grado di reggere duelli in campo aperto e di avere gamba, che Bissek ha dimostrato più volte di avere. Col Napoli questo limite, con Acerbi al centro della difesa, sicuramente si è visto. Un altro indizio, diciamo un altro indizio legato alla ricerca di nuove soluzioni da parte di Chivu, lo abbiamo visto anche, in un'altra gestione, nella gestione degli esterni, perché contro la Fiorentina Carlos Augusto entra al posto di Denzel Dumfries e per qualche minuto, ragazzi parliamo veramente di pochi minuti, 5, 10 minuti forse, gioca sulla destra. È sicuramente una soluzione provvisoria, ma è indicativa del fatto che Chivu sta sperimentando, sta provando a spostare pedine in ruoli insoliti, forse per capire fin dove può arrivare questa squadra. E non a caso, come aveva fatto notare, tra l'altro anche un po' anticipando questa cosa, il nostro Simone Frizza, il primo gol contro il Kairat, nell'ultima di Champions League, arriva con i quinti invertiti, quindi Di Marco a destra e Dumfries a sinistra. Quindi anche l'impiego di Carlos Augusto, un impiego che può diventare anche insolito, no, magari vedendolo dall'altra parte, ehm, secondo me potrebbe andare ad incidere anche in tutti questi discorsi, considerando poi che Carlos Augusto può fare e fa anche il braccetto, quindi è sfruttabile in più ruoli. Ma tornando ad Acerbi, voglio sottolineare una cosa. Il tema secondo me non è solo tecnico in senso stretto, scusatemi, perché comunque non si sta parlando di un giocatore che adesso improvvisamente è diventato inadeguato per l'Inter, perché ci sarebbe, diciamo, molta incoerenza nel discorso, soprattutto personalmente nei confronti di un giocatore che secondo me è stato veramente uno degli uomini fondamentali di questa Inter. Quindi non voglio, far passare il messaggio che adesso Acerbi sia diventato improvvisamente inadeguato. Però la cosa che va sottolineata è che è evidente che qualcosa nella valutazione complessiva sta cambiando. L'Inter in estate aveva scelto di proseguire con Acerbi e De Vrij come centrali principali,
dopo aver sostituito Pavard con Akanji sul centrodestra. La stagione però, questa stagione, questo inizio stagione, ha preso probabilmente una piega diversa. Questo sicuramente è anche merito o comunque è, diciamo, frutto di quello che è il lavoro di Christian Chivo e di quelle che sono, le scelte di Christian Chivo. Però sicuramente ad oggi prestazioni, stato di forma dei compagni e anche appunto l'evoluzione tattica della squadra stanno orientando diciamo le scelte dell'allenatore in una certa direzione e di conseguenza orienteranno probabilmente anche le scelte della dirigenza. Ed è qui che entra in gioco il mercato, perché una variazione così significativa nell'utilizzo di Acerbi può cambiare e cambierà probabilmente direttamente anche il modo in cui l'Inter si muoverà nelle prossime sessioni di mercato. Voglio specificare una cosa: secondo me non diventa solo una questione di prendere un centrale, non prendere un centrale. Secondo me la base è cercare di capire che tipo di profilo serve e soprattutto cercare di capire se l'eventuale titolare al centro della difesa l'Inter ce l'ha già in casa con Bissek. E questo discorso l'avevamo fatto proprio quando avevamo parlato di Bissek a 360 gradi, perché se Chivu ritiene che il centrale titolare del prossimo, futuro diciamo possa essere Bissek, allora sicuramente il mercato andrà a cambiare completamente direzione, perché non vai a cercare un leader, vai a cercare magari una riserva affidabile, un giocatore utile nelle rotazioni. Poi bisognerà capire anche quello che sarà il futuro di De Vrij, anche lui in scadenza, ma bisognerà capire se ci sono margini per un'eventuale permanenza. Se invece si arriva alla conclusione che Bissek magari non è all'altezza del ruolo o semplicemente non è ancora abbastanza pronto per ricoprire un ruolo nevralgico, a quel punto sicuramente si andrà a cercare un vero titolare, uno che vada un po' a raccogliere il testimone di quello che ha fatto finora Francesco Acerbi. E quindi a quel punto bisognerà anche capire quale sarà poi il destino di Bissek, tra l'altro con la questione Pavard che comunque rientra sempre in gioco, ma stiamo parlando di un Bissek che ha già, dimostrato secondo me in qualche modo di non voler fare la riserva, quindi bisognerà capire che tipo di lavoro appunto farà Chivu su di lui e con lui. Quindi diciamo che la conclusione a tutto questo discorso è che a parer mio l'Inter non sta mettendo fuori Acerbi, cioè mi sembra anche abbastanza drastico come discorso parlare di una Acerbi alla porta. Non è neanche secondo me rispettoso per un giocatore che comunque ribadisco per tutte le stagioni all'Inter ha sempre si è sempre dimostrato, ecco, centrale in tutti i sensi. Però sicuramente l'Inter sta ponendo quelle che sono le basi per il futuro ed è una mossa corretta in questo momento. Quindi le prossime settimane saranno sicuramente decisive per capire se questa è semplicemente una parentesi o la normalità. E Acerbi secondo me dal canto suo ha anche diciamo sia l'esperienza che la personalità per rientrare perfettamente nelle rotazioni, perché io non penso che da adesso in poi non rivedremo più Acerbi, tutt'altro. Quindi io mi aspetto anche che possa tornare titolare in molte delle partite chiave. Però è anche secondo me molto chiaro che per la prima volta perché l'abbiamo visto con i dati, la sua posizione all'Inter non è blindata e bisognerà capire che cosa appunto vorrà fare Christian Chivu e soprattutto vorrà fare la dirigenza nerazzurra. Allora ragazzi, io voglio sapere invece voi che cosa vorreste fare, che cosa fareste. Vorrei sicuramente capire un po' come state vivendo voi questa situazione di Acerbi, che percezione avete, su quello che sarà anche il futuro di Acerbi e in linea generale sicuramente un po' le vostre aspettative sul mercato. Focalizziamoci però sul reparto difensivo. Vi aspetto nei commenti, nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast, se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.